Buongiorno a tutti amici e bentornati nel mio canale Monicamente. E invece do il benvenuto alle persone che visionano questo canale per la prima volta. E mi presento brevemente, io mi chiamo Monica e in questo canale tratto argomenti che riguardano la salute fisica e mentale, ma anche lo stato di benessere in generale. L'argomento che voglio trattare in questo nuovo video voglio parlarvi dell'amaranto, di questa pianta che abbiamo ignorato per moltissimo tempo, vedere le proprietà nutrizionali e non solo. Vediamole insieme, ma prima di farlo ricordo a tutte le persone che ancora non sono iscritte a questo canale appunto di iscriversi, di condividere e di mettere un like, ma anche di attivare la campanella in modo così poi da non perdere i prossimi video che io pubblicherò, se sono di vostro interesse gli argomenti che io tratto in questo canale. L'amaranto è una pianta che conta diverse specie, appartenente alla famiglia delle Amarantacee. Tra le origini del suo nome c'è il greco amaranthos, che letteralmente significa che non appassisce. Allora, scopriamo insieme le sue proprietà, ma anche i valori nutrizionali di questa pianta. L'amaranto è completamente infatti privo di glutine e quindi un alimento adatto a chi soffre di celiachia. Essendo molto ricco di fibre e particolarmente digeribile, è utile anche per chi soffre di problemi intestinali ed è adatto anche all'alimentazione di bambini piccoli e anziani. È molto ricco di proteine di alta qualità ed è un valido alleato per chi decide di seguire un regime alimentare privo di carne e derivati animali. Contiene un contenuto infatti elevatissimo di lisina, che è proprio un aminoacido essenziale, e garantisce un ottimo apporto di ferro, calcio, fosforo, ma anche di magnesio. Contiene inoltre vitamine del gruppo B e C, ma anche acido aspartico, arginina, serina, alanina e acido glutamico. L'amaranto è definito pseudocereale. Perché è definito pseudocereale? Perché rappresenta proprio una valida alternativa ai cereali. Vediamo però anche le calorie, così come i valori nutrizionali dell'amaranto, perché è particolarmente energizzante. 100 grammi apportano circa 371 calorie. Inoltre 100 grammi di amaranto contengono i lipidi 1,6 grammi, così come il sodio 6 mg, potassio 135 mg, i glucidi 19 grammi, la fibra alimentare che è 2,1 grammo, le proteine 3,8 grammi, calcio 47 mg, ferro 2,1 mg, piridossina che è 0,1 mg, così come il magnesio 65 mg. Allora, vediamo anche però delle curiosità di questa pianta, perché secondo alcuni studi che sono stati effettuati sulle antiche popolazioni dell'America centrale, l'amaranto era, insieme a mais e anche alla quinoa, un alimento fondamentale per gli Aztechi e gli Incas. Si tratta quindi di un cibo utilizzato sin dai tempi molto antichi, antichissimi, anche se per molti anni è stato poi messo nel dimenticatoio. È stato riscoperto negli anni 60 negli Stati Uniti, oggi viene coltivato invece in tutto il mondo perché è ricchissimo di nutrienti e le sue proprietà sono ancora poco conosciute in alcuni paesi, tra cui proprio il nostro, cioè l'Italia. Viene utilizzato anche a scopo ornamentale, pensate un po'. Inoltre questa pianta è stata considerata sacra da molte popolazioni. Gli antichi romani credevano che allontanasse sfortuna e invidia. I greci pensavano che fosse la pianta dell'amicizia e di tutti i sentimenti eterni. Tra il XVII e il XIX secolo è stato utilizzato come ornamento per i vestiti perché gli veniva attribuito il potere di donare benessere fisico. Le foglie dell'amaranto sono molto più ricche di ferro dei semi, quindi pensate un po',
quante proprietà che ha questa pianta. Già comunque i semi sono anche molto ricchi del ferro e possono essere comunque cucinate con le stesse modalità degli spinaci. Si possono anche fare i popcorn di amaranto, perché l'amaranto, infatti, quando viene riscaldato in padella, si comporta proprio come il mais, cioè scoppia. L'amaranto non va mai abbinato ai cibi ricchi di proteine, per esempio come le uova oppure i latticini, perché contiene già una quota molto alta di proteine. Altri impieghi dell'amaranto sono quelli che i chicchi sono utilizzabili sia asciutti oppure in brodo, ma possono anche essere mescolati con altri cereali oppure dei legumi, poiché sono molto piccoli, possono essere anche aggiunti direttamente all'impasto del pane oppure dei biscotti. Pensate che se ne può anche ricavare un ottimo latte, perché il latte per le proprietà nutritive è particolarmente adatto infatti proprio ai bambini, per chi soffre di intolleranze oppure per i diabetici e anche per chi soffre di colesterolo alto. Ma anche una farina, perché la farina è di odore gradevole ed è adatta anche per la preparazione di alcuni tipi di prodotto da forno, quali biscotti oppure delle gallette. Amici, per oggi è tutto e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere giù nei commenti. E vi do un abbraccio forte come sempre e vi do appuntamento al prossimo video, ma prima di farlo vi ricordo, per chi ancora appunto non si fosse iscritto a questo canale, di farlo, di iscriversi, di condividere, di mettere un bel like e di attivare anche la campanella, in modo così poi da non perdere i prossimi contenuti che io pubblicherò su questo canale. Ciao e a presto!